vi presento Enke. Enke è un signore di 80 anni che ha speso la maggior parte della sua vita a viaggiare, sia per lavoro che per divertimento. Enke non ha mai sentito parlare di sostenibilità o di cambiamento climatico e Enke non si è mai chiesto quale fosse lo stato di salute del nostro pianeta e quale il suo futuro. Vedete, Enke, insieme ad altri, è una persona importante, fondamentale in questa storia. Prima di tutto, però, lasciatevi raccontare due cose su di me. Io sono nato e cresciuto in un paese della provincia veneta. Sono un appassionato di montagna, soprattutto di corse in montagna. Alcuni anni fa mi sono laureato in economia e da quasi 20 anni ho la fortuna di lavorare nel mondo dell'outdoor. E da 6 anni vivo ad Amsterdam, che con le montagne purtroppo non ci azzecca molto. Io non ho mai dato una grossa importanza al cambiamento climatico e soprattutto non ho mai pensato che la cosa riguardasse me in prima persona o che spettasse a me fare qualcosa per risolvere questo problema. Questi li conoscete, vero? I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Per me questi sono sempre stati 17 obiettivi astratti, spiegati in modo estremamente semplice per permettere a persone comuni come me di capire quali fossero le cose, gli obiettivi da perseguire per rendere il nostro pianeta un posto migliore dove vivere. Ad ogni modo, sempre gli obiettivi astratti non hanno mai incentivato né me né le persone con cui mi relazionavo a fare qualcosa per raggiungerli, questi obiettivi. Infine, io non mi sono mai considerato in nessun modo un attivista. Poi un giorno ho avuto la fortuna di conoscere questa persona. Lui si chiama Yvon Chouinard. Yvon, insieme alla moglie Malinda, quasi 50 anni fa hanno creato un'azienda che esiste tuttora, si chiama Patagonia, che produce prevalentemente abbigliamento per andare in montagna. Malinda e Yvon, da quasi 50 anni, hanno una missione. La loro missione è quella di utilizzare la loro azienda, quindi il loro business, per salvare il nostro pianeta. Vedete, come dicevo, ho avuto la fortuna di conoscerli, ho la fortuna tuttora di lavorare per questa azienda e grazie a loro io ho capito delle cose. E ce ne sono 4 che vorrei condividere con voi. La prima è semplicissima. Questo non è più il momento di fare finta di niente e voltarci dall'altra parte. Guardate che persino la scienza non ci garantirà che sopravviveremo a questa crisi climatica. Pensate che siamo stati noi stessi a creare un ambiente nel nostro pianeta che non è più sicuro per nessuno di noi. Ho anche capito che il sistema attuale, formato dalla classe politica ed industriale, non è in grado di cambiare le regole del gioco da solo. Il sistema cambia solo se è obbligato. Di conseguenza è fondamentale che ci sia una forza che parte dal basso e che spinga il sistema a cambiare. Perché come nel passato, lo sarà anche nel futuro, le rivoluzioni partono sempre dal basso. Ho anche capito che un attivista non è solamente quella persona che passa giornate intere a studiare l'ultimo rapporto scientifico pubblicato da una rivista specializzata o che passa i pomeriggi a fare volantinaggio. No, un attivista può essere chiunque. Può essere chiunque di noi abbia voglia di partecipare ad un'iniziativa che metta il pianeta al primo posto. Per esempio la salvaguardia degli spazi incontaminati, la salute, la felicità o comunque uno dei 17 obiettivi di cui vi accennavo prima. Infine, l'ultima cosa che ho capito che questo è il momento di fare. Dobbiamo immaginare il futuro in cui vogliamo vivere e il futuro che vogliamo tramandare alle nuove generazioni. E ogni giorno fare qualcosa di concreto per fare sì che il sogno si avvicini alla realtà. Capite, dopo aver capito queste cose, avevo 2 possibilità. O fare finta di niente e girarmi dall'altra parte, no. O fare qualcosa di diverso. Io ho deciso di iniziare a dire di sì e fare delle cose. Mia moglie è vegetariana. Mia moglie è vegetariana da sempre e io l'ho sempre supportata, mantenendo una certa distanza, continuando a mangiare carne. Sempre mia moglie mi ha regalato un libro che parla di come gli allevamenti intensivi abbiano impatto sul cambiamento climatico. Di conseguenza io ho deciso di fare qualcosa, ho deciso di diventare vegetariano, di provare a diventare vegetariano. Ahimè non ce l'ho fatta, non ci sono riuscito. Però in questa fase ho scoperto delle cose. Ho scoperto per esempio
che uno dei fattori principali della deforestazione è dovuto all'incremento, all'espansione delle coltivazioni di monocolture. Monocolture che per il 90% sono utilizzate per la produzione di mangimi per gli allevamenti intensivi. Ho anche scoperto che se noi tutti individualmente riducessimo il consumo giornaliero di carne e di pesce del 50%, potremmo contribuire in maniera concreta al raggiungimento di 3 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Il numero 12, consumo responsabile, numero 14, vita sott'acqua e obiettivo 15, vita sulla terra. Capite, io non ce l'ho fatta a diventare vegetariano, non sono riuscito a fare questa cosa, però io giornalmente adesso contribuisco in maniera concreta al raggiungimento di questi obiettivi e la cosa mi fa comunque stare abbastanza bene. Settembre 2019. Abbiamo deciso di chiudere i nostri uffici per permettere a tutti noi di partecipare ad una manifestazione. Questa manifestazione si chiama Friday for Future, c'è stata anche venerdì. Quindi io a 43 anni per la prima volta mi sono trovato per strada a manifestare. Io ero convintissimo di trovarmi circondato da ragazzi scappati di casa, ragazzi che avevano trovato una buona scusa per non andare a scuola o per saltare una lezione all'università. E invece mi sbagliavo. Sono circondato da persone di tutte le età, genitori con i propri figli, nonni con i propri nipoti, persone di qualsiasi estrazione sociale e colore, di qualsiasi orientamento sessuale e credo. E proprio quel giorno ho capito una cosa fondamentale per me. Ho capito che il movimento per la protezione del clima non ha come singolo e unico obiettivo la protezione del nostro pianeta, ma anche delle persone che ci vivono nel nostro pianeta. Dobbiamo capire quali sono gli squilibri e le disuguaglianze strutturali e risolverli. Perché guardate che non ci può essere giustizia climatica senza una giustizia sociale. Una giustizia sociale che tuteli tutti, a prescindere. Ottobre del 2019, presi dall'entusiasmo, con alcuni amici e colleghi, in questo caso abbiamo deciso di partecipare ad una protesta. Una protesta organizzata da un gruppo che si chiama Extinction Rebellion. E eravamo tra gli arrestabili. In questo caso l'azienda per cui lavoro ci ha fornito un corso di resistenza non violenta e ci ha messo a disposizione un avvocato appunto in caso di arresto. Ad ogni modo, alle 5 di mattina di un giorno di ottobre, 500 persone hanno bloccato una delle arterie principali di Amsterdam e ci siamo seduti alle 5 di mattina per 16 ore. Vi devo dire che a 43 anni, seduti sull'asfalto, a ottobre, d'umidità, alzarmi solo per andare in bagno, non è stato sempre divertente, ma qualche sorriso c'è stato. No, alcuni di noi sono stati arrestati, portati nella caserma locale e rilasciati alcune ore dopo. Altri, me compreso, è stato caricato in alcuni autobus e ci hanno portato 2 ore fuori da Amsterdam, nell'aperta campagna olandese. Lì ci hanno scaricato e ci hanno detto, ecco, adesso sono fatti vostri, tornare a casa. Comunque, sapete che ho incontrato? Ho incontrato ragazzi e ragazze di ogni età che protestavano per il nostro pianeta, non il loro, il nostro pianeta. Ho incontrato Sara, la ragazza col berretto arancione, che è una designer di 25 anni. Lei crede fortemente che se siamo in questa situazione, la colpa è nostra, della nostra generazione, e che spetta a lei e alla sua di generazione sistemare le cose. Ho anche incontrato Christelle, la signora qui. È una signora francese, madre di 2 figlie e vedova di un marito che all'inizio degli anni '80 è riuscito a scappare da Berlino Est, scavalcando il muro, appunto per andare da Christelle. Christelle è un'inguaribile ottimista. Lei, nonostante tutto, crede ancora nel prossimo e crede che insieme riusciremo a vincere questa battaglia. Infine, sapete che ho incontrato? Io lì ho incontrato Henke per la prima volta. Henke, questo signore di 80 anni, quando ha saputo che c'era questa protesta, lui si è alzato dal suo divano, ha preso la bicicletta, si è fatto 10 chilometri e è venuto lì tra gli arrestabili. Si è fatto arrestare. E si è fatto arrestare per un semplice motivo, perché lui vuole garantire un posto dove vivere, il nostro pianeta, ai suoi 4 nipoti.
Cosa ho imparato da queste esperienze? Ma prima di tutto ho imparato un'altra cosa abbastanza semplice. Quello che mi dicevano i miei nonni, i miei genitori quando avevo 20 anni, non era vero. Noi alla tua età. No. I ragazzi di oggi sono decisamente meglio della mia di generazione. Guardate che di Greta Thunberg ne è pieno il mondo, l'Italia, Mantova. Basta sapere dove cercarle. E quando le troviamo, la nostra di responsabilità è quello di ascoltarle e incoraggiarle per combattere in ciò in cui credono. Ho anche imparato che abbiamo un'opportunità enorme di fronte a noi, quella di combattere questa battaglia per la protezione del nostro pianeta, l'unico che abbiamo, insieme ai nostri figli e ai nostri nipoti. E abbiamo anche l'opportunità di dimostrare loro che noi non vogliamo e non siamo parte del problema, ma che vogliamo essere parte della soluzione. Infine, ho imparato che se vogliamo fare questo, dobbiamo cambiare linguaggio. Dobbiamo guardare al mondo con più ottimismo, anche se c'è incertezza. Dobbiamo essere più positivi e dobbiamo sorridere. Perché, come ci insegna anche, le rivoluzioni si fanno anche con il sorriso. Infine, vi voglio lasciare con questo. Per fare qualcosa di buono, innanzitutto, dobbiamo fare qualcosa. Questo per il momento è il mio di qualcosa. E io oggi vi invito e vi auguro a trovare il vostro. Perché sapete, quando ci guarderemo indietro, vorremmo riconoscerci tra i tanti spettatori di questa crisi climatica o tra quelli che hanno fatto qualcosa per risolverla? Grazie.